Adoro fare la pasta fresca e oggi voglio preparare insieme a te un raviolone con ricotta, spinaci e tuorlo fondente. Cominciamo! E partiamo quindi dalla preparazione della pasta fresca. Ed ora vado ad aggiungere alla farina un uovo medio intero e 2 tuorli. Gli ingredienti, come vedi, si sono compattati, quindi adesso li lavoro un attimino sul piano di lavoro per rendere l'impasto liscio. Non preoccuparti se vedi che l'impasto sembra poco, perché in realtà dobbiamo fare solo 4 ravioloni grandi così, quindi l'impasto sarà sufficiente. Perfetto, ora che l'impasto è bello liscio come vedi, lo avvolgo nella pellicola e lo lascio riposare per almeno mezz'ora. Mentre la pasta all'uovo riposa, noi ci dedichiamo al ripieno. Metto in una padella molto capiente un filo d'olio e uno spicchietto d'aglio. Faccio rosolare il tutto, poi elimino l'aglio giusto per insaporire l'olio. Allora l'aglio, come vedi, è rosolato, lo vado a eliminare e introduco gli spinaci che sono stati lavati e ben asciugati. Volendo puoi anche solo lessarli, puoi strizzarli molto bene. Ora un pizzichino di sale e poi coperchio. Attendiamo che appassiscano. Ora che i nostri spinaci sono appassiti, li mettiamo dentro ad un colino, li schiacciamo più che possiamo per estrarre tutta l'acqua che contengono. Dobbiamo ottenere degli spinaci molto asciutti, Ed ora non mi resta che tritarli. Prima cosa da utilizzare per il nostro ripieno, ovviamente come vedi gli spinaci stanno raffreddando, li ho sparpagliati un po' sulla tavola, è la ricotta. In questo caso noi usiamo ricotta di pecora, però se non ti piace puoi usare la ricotta vaccina, che è un po' più delicata. L'ho messa a scolare la sera prima, come vedi, in un colino, perché ci serve una ricotta piuttosto asciutta. Quindi in un colino, in una ciotolina, copri con pellicola trasparente e la lasci in frigorifero e sul fondo si raccoglierà il siero. Quindi ricotta asciutta. Gli spinaci, che a questo punto saranno già, sì, sono freddi addirittura, un uovo, un po' di sale, un pizzico di noce moscata e poi del parmigiano reggiano. In questo piatto ci sono tutti i profumi e i sapori dell'Emilia Romagna. Mischiamo tutto e il nostro ripieno è pronto. Ecco la nostra sfoglia, come puoi vedere è bellissima e morbidissima. Vado a tagliarla a metà, la appiattisco un po' e poi vado a tirarla con la macchinetta fino ad arrivare alla sfoglia, quindi allo spessore più sottile che si può. La cosa importante è piegarla in questo modo e poi metterla dentro ai rulli in quest'altro. Ecco le mie 2 sfoglie. Da queste sfoglie dovrò ottenere 4 dischi del diametro di 15 cm. Io ho utilizzato questa ciotola che ha proprio un diametro di 15 cm. Mi servirà poi per ritagliare il nostro raviolone, perché per ogni persona ci vorrà un raviolo solo. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere un paio di giri di ripieno nel nostro cerchio ideale, in questo modo. Quello che dobbiamo fare ora è mettere un tuorlo all'interno del nido di ripieno. Ti consiglio di prendere delle uova ben fredde da frigorifero, altrimenti quando cercherai di prendere il tuorlo, se sono a temperatura ambiente, si romperà facilmente. Quindi possiamo direttamente sgusciare l'uovo e prendere il tuorlo con la mano in modo da non romperlo. Ci vorrà anche un pochino di albume, non troppo, ma un pochino andrà messo. Quindi eccolo qua, questo è uno. Perfetto. Ora spennello leggermente con un po' di acqua gli ipotetici bordi del nostro raviolone e come vedi io sto tenendo l'altra sfoglia coperta con pellicola per non farla seccare, questo è molto importante. E adesso cominciamo a mettere al di sopra la sfoglia e la cosa che dobbiamo fare prima di sigillare però è togliere tutta l'aria. Questa pasta qui che avanza leggermente
e tutti i ritagli andranno poi reimpastati per formare il quarto raviolone. Ora, per ricavare il nostro raviolone, prendo questa ciotola da 15 cm di diametro, la appoggio sull'impasto e con una rotella tagliapasta, che può essere o liscia o dentellata, giro tutto intorno per ottenere la nostra forma. Lo vado ad appoggiare su un quadrato di carta forno, in modo che poi posso direttamente prenderlo così e buttarlo nell'acqua per lessarlo, e procedo così con tutti gli altri ravioli. E adesso prepariamo il burro nocciola che servirà per il condimento del nostro raviolo. Cosa significa burro nocciola? Che andiamo a mettere il burro sul fuoco e lo facciamo scaldare finché diventerà del colore della nocciola. L'acqua bolle, vado a salarla. Ci vorranno circa 2 o 3 minuti di cottura. È cotto, adesso impiattiamo. Il nostro raviolo è pronto, adesso andiamo a condirlo con un po' di burro nocciola, delle scaglie di parmigiano, io utilizzo una fetta tartufo per farle, qualche fettina di tartufo, ancora un po' di burro nocciola e il nostro piatto è pronto.